Ciao, benvenuti su Menti Taro e un nuovo episodio della serie I tarocchi delle 13 notti, una serie di piccoli interattivi con i tarocchi che viene pubblicata ogni giorno dal 24 dicembre al 5 gennaio e vuole aiutare a entrare meglio nel prossimo anno con una serie di domande soprattutto di tipo introspettivo. Dunque, oggi vediamo una qualità che sarebbe meglio sviluppare il prossimo anno, che quindi già abbiamo, però appunto dobbiamo per il nostro bene sviluppare ulteriormente. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere. La prima con l'ametista viola, la seconda con l'aventurina verde e la terza con il quarzo di rocca. Potete fermare il video un attimo per scegliere con calma e intuitivamente la variante che più vi comunica e poi scorrere il video fino al capitolo che la descrive. Bene, e iniziamo con chi ha scelto la prima variante, quella dell'ametista viola. Vediamo le carte che sono uscite. E abbiamo il re di denari e la regina di spade. Dunque, quindi in questo caso voi avete addirittura, direi, un po' due caratteristiche, due qualità da sviluppare ulteriormente, perché sono già insite in voi. E una è rappresentata appunto dal re di denari, che appunto una persona che è piena di senso pratico, un grande pianificatore, una persona concreta che riesce a ottenere i propri obiettivi e soprattutto è anche ha un grande senso di affari o comunque una grande potenzialità di gestire le risorse economiche. Dall'altra parte abbiamo la regina di spade, che è una persona sicuramente che è una grande pianificatrice ugualmente, però anche una persona con una lunga visione, una visione di lungo termine, vedete con la mano guarda lontano, no? Quindi quello che le carte suggeriscono in questo caso mh, è di migliorare il proprio senso pratico, soprattutto magari per quanto riguarda le vostre finanze, le vostre decisioni di tipo economico o comunque lavorativo, guardando molto al futuro di lungo periodo, perché appunto la regina di spade è una energia che guarda al futuro ed vedete alle spalle ha il re di denari, quindi cioè come se forte delle risorse che ha, del potere manageriale che ha, delle capacità di gestire le proprie finanze o comunque decisioni per la vita concreta, riesce a canalizzarle verso un obiettivo di lungo periodo, una visione del futuro. E questa è appunto una qualità che vi appartiene su cui dovrete poggiarvi il prossimo anno. È una bella coppia di carte, devo dire. Bene, grazie. Questo per quanto riguarda la prima variante. E adesso guardiamo la seconda variante per chi ha scelto l'avventurina verde. Dunque, la prima carta è il 5 di bastoni e la seconda è l'asso di spade. Dunque è interessante perché quello che stanno dicendo queste le carte messe insieme è che
dovete sviluppare una qualità che vi è propria, che riguarda la capacità decisionale. Perché il 5 di bastoni indica tante attività, tante idee, tanta energia che però è un po' dispersa, no? Vedete delle persone che lottano oppure giocano con i bastoni insieme, indica un po' un senso di confusione. Voi avete la naturale capacità di fare una cernita delle attività, delle idee che sono nella vostra mente e di decidere di conseguenza e puntare su una idea precisa, e questo vi sarà richiesto il prossimo anno. Insisto, si sta parlando di caratteri, caratteristiche che vi appartengono già in questo caso e che dovrete utilizzare, dovrete potenziare per il vostro bene il prossimo anno, cioè la capacità decisionale che è rappresentato dal lasso di spade, no? Che implica la decisione, la prioritizzazione di attività, di idee, per poter iniziare nuove attività. Voi sarete appunto in grado di farlo, e quindi di sezionare, diciamo, tutte queste idee, queste attività in cui vi troverete a dovervi muovere e decidere a quale dare priorità e seguire un cammino ben preciso. Quindi utilizzare molto la razionalità il prossimo anno, rappresentata appunto dall'asso di spade, e soprattutto la capacità decisionale, la capacità di discernimento, diciamo, ecco, di selezione, di fare chiarezza nella confusione mentale in cui potrete probabilmente trovarvi. Bene, questo per quanto riguarda la seconda variante. Adesso vediamo la terza, chi ha scelto il quarzo di rocca. Dunque, la prima carta è il carro, che è un arcano maggiore, e la seconda è il matto, sempre un arcano maggiore, quindi è interessante. Dunque, insieme mi dà l'idea che vi sarà richiesto di fare un po', di avere il coraggio di seguire una strada nuova, perché il matto sicuramente indica ehm, una persona che ha il coraggio di buttarsi nelle cose, anche quelle che conosce meno, no? Vedete qua sembra che si butti nel vuoto, quindi il personaggio di questa carta, quindi dà proprio l'idea di una persona che calcola poco i rischi e soprattutto ha il coraggio di buttarsi appunto in nuove avventure. E vi appartiene questa qualità appunto, e vi sarà richiesto di esercitarla. Il carro indica appunto la persona che riesce a seguire, dare una direzione alla propria vita, quindi quello che stanno dicendo le carte è che appunto dovrete potenziare queste qualità che voi avete, ovvero di dare una direzione alla vostra vita anche verso strade nuove, strade più avventurose, più sconosciute. Voi avete questa capacità, questo coraggio, questa leadership che è insita in voi stessi, e avrete occasione appunto di esercitarla. Sono due arcani maggiori, quindi probabilmente sarà appunto un'avventura importante per voi, una nuova strada che si aprirà, che può lasciare disorientati inizialmente, appunto perché non sapete le conseguenze, qualcosa di nuovo che
si aprirà di fronte a voi, però voi avrete il coraggio di superare delle paure, dei dubbi e guidare questo carro, come indica appunto la carta del carro, verso questa direzione nuova con successo. Quindi sicuramente vi sarà richiesto di esercitare come dire, questa qualità che avete di leadership, di fiducia in voi stessi, di capacità decisionale e anche di superare delle paure, insomma, del coraggio per come dire, cogliere strade nuove che si apriranno davanti a voi. Il carro può indicare anche proprio movimenti fisici, quindi magari dovrete spostarvi, dovrete cambiare sede, dovrete fare un viaggio importante per alcuni di voi, quindi vi sarà richiesto di farvi forza su questa qualità di conduttore, di conducente, come quella del carro, cioè di prendere le redini in mano e andare avanti per questa strada, questo cammino nuovo. Bene, queste le tre varianti. Se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo domani. Ciao!